Ciao a tutti e ben ritrovati! È di nuovo arrivato il momento di condividere con voi tutti i prodotti che più ho amato nel corso dell'ultimo mese. Perciò prendetevi una tazza di tè, di caffè, di succo di frutta, di quel che volete e cominciamo! Iniziamo come sempre dalla cura della pelle. I miei primi due prodotti li avrete già visti nel mio video haul milanese. Si tratta infatti del Burro Corpo e del doccia schiuma di Laura Mercier all'Ambre Vanillé. Vi dico subito che sono abbastanza cari, non ricordo il prezzo, ma so che Laura Mercier in generale è uno di quei brand che si posiziona a livello medio-alto. Però quando ho voglia di coccolarmi mi piace acquistare questo genere di prodotti perché la qualità è altissima. Il Burro Corpo è veramente idratante, il doccia schiuma è delicato ma allo stesso tempo morbido e avvolgente e la profumazione è spettacolare. Ora io non so che profumo abbia l'Ambra, ignoranza mia, so però che profumo alla vaniglia e si sente molto, per cui se amate le fragranze dolci e abbastanza intense dovete assolutamente provarli. Laura Mercier è abbastanza difficile da reperire in Italia, io però ho scoperto il sito inglese di Selfridges che ha una consegna velocissima e i prezzi sono abbastanza nella norma rispetto a quelli italiani. Se vi interessa, sul blog troverete il link per entrambi questi prodotti. Sempre parlando di cura della pelle, Sampar, il peeling nettoyant. Si tratta appunto di un peeling che va a pulire a fondo la pelle. Si utilizza 2, massimo 3 volte alla settimana sulla pelle pulita, si stende, si massaggia, si lascia agire per 1-2 minuti massimo, dopodiché si risciacqua con l'acqua. Ha un po' la consistenza di un sapone liquido, tanto per darvi un'idea. E la sensazione di freschezza e di tonicità è immediata. Non vi consiglio però di utilizzarlo troppo frequentemente perché è abbastanza aggressivo, quindi si ha in realtà un po' la sensazione di pelle che tira, ma non in modo troppo fastidioso, ed è per questo che ve lo consiglio. Io l'ho acquistato da Sephora, però mi sembra di aver visto che non tiene più questo brand, non so per quale ragione, per cui farò una piccola ricerca online e se riesco a trovare il link a qualche altro sito ve lo metterò sul blog come sempre. Questo è tutto per la cura della pelle, passiamo alla sezione trucco. Non uno ma ben 2 mascara aprono la sezione trucco e la storia è abbastanza simile per entrambi. Si tratta di 2 prodotti famosissimi, molto conosciuti da tutti quelli che hanno una passione per il make-up, e si tratta di Lights Camera Lashes della Tarte e del Roller Lash della Benefit. La storia è simile perché entrambi mi sono piaciuti dopo averli utilizzati a lungo, nel senso che la prima sensazione non è stata molto positiva. Ero curiosissima di provarli perché in entrambi i casi ne avevo sentito parlare benissimo online. Partiamo da questo della Tarte. Mi piace molto la confezione, che ha questa specie di coccodrillo viola, molto molto chic. Il mascara è abbastanza leggero, non è uno di quelli troppo pesanti e intensi, è perfetto per i look di tutti i giorni, ce l'ho anche in questo momento. È molto liquido e forse per questo ho iniziato ad apprezzarlo di più dopo 1 mese e mezzo, 2 che lo utilizzavo, perché evidentemente ha perso un po' della sua liquidità. Quindi allunga le ciglia, queste le cose principali, allunga le ciglia ma non in modo eccessivo, le divide, è un buon mascara, anche se ad essere onesti tutto il glamour che c'è stato attorno a questo prodotto un po' mi sfugge. Un buon mascara ed è per questo che l'ho inserito tra i miei preferiti, anche se come avete capito ho dovuto pensarci un po'. Ma eccolo qua, alla fine è arrivato. Ho dimenticato di dirvi che purtroppo la Tarte non è distribuita in Italia, quindi è praticamente impossibile trovarlo in vendita se non in America o in Inghilterra. Questo infatti me l'aveva acquistato la mia amica Simona, che fa la hostess proprio in America. Il Roller Lash è formulato proprio per incurvare, allungare le ciglia, tutti ne parlano come se fosse appunto il prodotto miracoloso, nel mio caso, boh.
è un buon mascara. Il packaging è molto divertente, come spesso lo sono quelli della Benefit, è a forma appunto di bigodino. L'applicatore è incurvato, fatto con queste setole di plastica dura, rigida, che vanno a dividere e appunto a incurvare le ciglia. Io vi consiglio in tutti i casi di provarlo perché comunque è un buon prodotto, ma fatemi sapere cosa ne pensate, o se l'avete già provato lasciate un commento qui sotto, perché sono davvero curiosa di sapere se solo io l'ho trovato non così spettacolare. Terzo prodotto per il make up è di Laura Mercier, ancora una volta, sì. E si tratta della Cipria, la Matte Translucent Smooth Focus Pressed Setting Powder Shine Control. Un sacco di roba. È leggerissima, da quando l'ho acquistata non ho utilizzato altro, è traslucida quindi non va ad aggiungere nessun colore, semplicemente opacizza e riduce l'effetto lucido. Ultimo prodotto make up ancora una volta è Laura Mercier, perché sono nella fase di Laura Mercier, io sono un po' monomaniaca, ho le mie fasi. Si tratta di ciglia finte. Le Corner Lashes le ho acquistate sul sito di Selfridges, del quale vi parlavo prima. Mi piacciono da morire perché trattandosi di corner lashes vanno applicate appunto soltanto nella parte esterna degli occhi e sono molto molto naturali. È passata una moto. Sono molto molto naturali, ma allungano le ciglia ovviamente e danno allo sguardo una maggiore intensità senza però risultare eccessive. Insomma, sono le mie ciglia finte preferite, sono anche facili da applicare e durano per tutto il giorno, non vanno fuori posto, spettacolari. Direi che questo è tutto. Questo è tutto per la sezione make up. Passiamo ai vestiti. Ed eccoci qui nella sezione fashion, dove sto per mostrarvi tutti i capi che mi hanno entusiasmato nel corso dell'ultimo mese. Alcuni probabilmente li avrete già visti o indossati nei miei video, oppure nel mio haul milanese, se non ricordo male, sì. Ma iniziamo. Il primo è questo top a strisce bianco e rosso che ho acquistato su ModeCloth. Mi piace da impazzire perché è molto semplice, ma anche con un tocco retro. Me l'avete già visto indossare credo un sacco di volte, infatti è uno dei miei preferiti. Mi piace anche il fatto che sia corto perché è perfetto da portare con le mie gonne un po' più a vita alta, e il colore è molto brillante, quindi dà un tocco in più anche agli outfit più semplici. E questo è il primo capo. Il secondo capo invece è una gonna che avete già visto nel mio haul milanese, ed è questa gonna in ecopelle colore carta da zucchero. Il marchio è, non me lo ricordo più, vero, Urban Code London. Ha questa zip sul davanti, più lunga dietro, più corta nella parte frontale, e ha l'interno in questo colore rosa cipria, perché infatti è reversibile. Mi piace da impazzire, è uno di quei capi particolari che quando indosso tutti mi chiedono dove l'ho preso, perché decisamente salta agli occhi. Anche il prossimo capo è una gonna e l'ho acquistata a Parma, più nello specifico in realtà a Salsomaggiore, durante Parma Vintage. Se vi siete persi i miei vlog dedicati al weekend a Parma potete guardarli cliccando qui, e i più attenti di voi si saranno accorti che ho prestato particolare attenzione nelle inquadrature a un capo che infatti è venuto a casa con me. Eccolo qua. È questa gonna che mi ha colpito non appena l'ho vista, perché il motivo è spettacolare, la trovo perfetta per l'estate, molto molto brillante, colori vividi, molto tropicale. Il taglio è quello che piace a me, perfetto, cade morbido sui fianchi, mette in evidenza la vita, la adoro. In più ha questo fiocco che si può annodare o lateralmente oppure sul davanti o sul dietro, insomma la potete modulare un po' come preferite. E sulla parte bassa ha questo adorabile motivo giallo, insomma mi piace da impazzire e non potevo lasciarla a Salsomaggiore, infatti è venuta a casa con me.
Questi sono tutti i miei preferiti in campo di fashion e abiti, sì. Quindi passiamo alla prossima categoria, che sono gli accessori. Come sempre, quando vi parlo di accessori vi parlo delle mie ultime creazioni. Questo mese la mia parure preferita fra quelle che ho realizzato è proprio quella che indosso, che è ispirata agli orecchini a forma di mano di Frida Kahlo, orecchini che le erano stati regalati da Picasso, quindi c'è tutta una storia che mi ha sempre affascinato molto e da tempo volevo realizzare una parure tutta ispirata proprio alle mani. Ma era difficilissimo trovare dei pezzi da abbinare che mi piacessero. Poi ho iniziato a sperimentare con i fogli d'alluminio e ho capito che potevo creare tutte le forme che volevo, e così è nata questa parure, che è composta dalla collana che vedete, un po' più grande e un po' più importante, con queste grandi mani che sono andata a decorare, a modellare proprio dall'alluminio, e poi ho realizzato un'altra collana un po' più morigerata, più piccola. Come vedete le mani sono decisamente più piccole, poi ho aggiunto dei charms a tema, quindi dei piccoli teschi e dei cuori con dei fiori che in qualche modo mi ricordano Frida Kahlo. E per finire ho realizzato ovviamente gli orecchini, eccoli qua, con le mani e dei piccoli cuori al centro. Mi piacciono molto anche perché, essendo di alluminio, sono molto leggeri nonostante le dimensioni abbastanza grandi. Questa volta, oltre ai miei accessori, vorrei parlarvi anche di altri accessori incredibili. Si tratta dei foulard, perché forse avrete notato ultimamente sono ossessionata dai foulard utilizzati in questo modo. Ne ho acquistati diversi. Uno è quello che indosso, li ho acquistati a un mercatino vintage. Se mi seguite su Instagram forse avrete visto che di recente, durante il corso del mese, ho partecipato a questo mercatino vintage con il mio banchetto, e durante la giornata ho acquistato anche una serie di foulard da utilizzare in questo modo. L'ho acquistato giallo. Questo in realtà ce l'avevo già, l'avevo preso su ModCloth, ma ho ripreso ad utilizzarlo. E poi questo, con questo sfondo grigio e poi dei pois turchesi e blu. Mi piacciono da morire, trovo che diano un tocco retro, sono facili da utilizzare e i capelli risultano immediatamente più a posto. Perfetti anche per l'estate, quando magari potete tirare sui capelli e avere il vostro foulard a dare un tocco in più all'acconciatura. Ok, direi che questi erano tutti i miei prodotti preferiti in campo di accessori. Passiamo adesso ai random, perché questo mese ho anche un accessorio random da mostrarvi. Il mio prodotto random preferito del mese in realtà è in questo video fin dall'inizio, e si tratta di questo signorino che è stato qua dietro a sbirciare per tutto il tempo. Eccolo qui. È un robottino giocattolo in stile vintage retro che ho acquistato a Parma Vintage e mi ha colpito immediatamente. Adoro questo genere di giocattoli in latta e ogni volta ai mercatini vintage o comunque alle fiere del vintage resto per delle ore ad ammirarli. Questa volta mi sono buttata e l'ho acquistato, anche perché il prezzo era relativamente accettabile. Questo perché non si tratta di un pezzo originale ma di una riproduzione in stile. In ogni caso Robby il robot, mi sembra si chiami, forse Bobo, Robby il robot, mi piace da morire. Ha anche la sua chiavetta perché dandogli la carica cammina. Yeah, Robby, adesso basta. Ok, basta Robby. Mi piace tantissimo ed è uno di quegli acquisti compulsivi che ogni tanto faccio, ma trovo che stia benissimo in mezzo a tutto questo delirio di cosette che ho sul mio tavolino. L'ultima categoria, ci siamo, è quella dei libri, che come sempre conclude i miei video dedicati ai prodotti preferiti, quindi direi di cominciare con i libri. Il libro che vorrei consigliarvi questo mese è Frida Kahlo di Rauda Khamis.
Si tratta di una biografia però scritta in modo molto interessante. Non è forse il libro perfetto per gli appassionati d'arte o per chi sta facendo degli studi approfonditi su Frida Kahlo, perché in realtà è una biografia romanzata. In parte si raccontano i fatti reali della vita di Frida e in parte, in alcuni capitoli, è come se Frida ci parlasse, quindi sono raccontati in prima persona. L'ho trovato molto appassionante. Pur conoscendo bene la storia di Frida, mi piace di tanto in tanto leggere delle nuove biografie. Ad essere onesti, se vedo un libro su Frida lo devo comprare e basta, perché fa parte della mia ossessione. In questo caso però è stata una bella scoperta, perché Rauda Khamis, che tra l'altro ha origini messicano-cubane, racconta molto bene la storia di Frida. Ci racconta anche alcune delle sue opere, ma in modo semplice e quindi accessibile a tutti. All'interno ci sono anche alcune fotografie rappresentative della vita di Frida. Insomma, un'ottima biografia per chi è incuriosito dalla figura di questa donna molto affascinante e particolare. È un buon inizio, per cui se siete interessati a conoscere di più della vita di Frida, io vi consiglio di partire con Frida Kahlo, la donna e l'artista selvaggia, visionaria e seducente di Rauda Khamis. Lo trovate anche su IBS. In ogni caso, come sempre, metterò il link sul mio blog. Ci siamo, anche questo mese siamo arrivati alla fine del video dedicato ai miei prodotti preferiti. Come sempre io spero che le mie indicazioni vi siano state utili o vi abbiano dato ispirazione per i vostri prossimi acquisti. Se vi va, cliccate mi piace e condividete questo video con tutti i vostri amici, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo che sul blog, come ogni volta, troverete la lista di tutti i prodotti che ho menzionato con le indicazioni per reperirli online, e il link al mio blog post dedicato è nella info box qui sotto. Anche per oggi è tutto, io vi mando un grandissimo bacio e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial Fai da te. Oggi vi mostrerò un modo semplicissimo per trasformare una classica e noiosa cornice in una decorazione unica ed originale per la vostra casa, utilizzando dei fogli d'alluminio che potete acquistare nei negozi di Fai da te e un perforatore a forma di farfalla. Ecco il mio risultato.